Io a un certo punto ho deciso di non chiamarmi più scrittrice, cioè mi sembrava di dovermi misurare con dei mostri sacri, delle mostre in questo caso. E a un certo punto io ho deciso di chiamarmi la scrittora. La scrittura già mi sembrava meno presuntuoso. E io mi sento fondamentalmente una scrittora molto pop. E allo stesso tempo io mi sento molto raffinata. Mi piace andare al cuore delle cose e raffinarle al massimo, proprio nel senso vero del termine. Cioè togliere tutto quello che è in più. E fondamentalmente parlo molto di me, ma non è che parlo di me perché penso di essere così incredibilmente interessante, perché sono convinta che la mia vita contenga un sacco di vite. C'è un sacco di vite di persone come me che sono nate a Palermo, poi hanno fatto anche un po' l'emigrante intellettuale, hanno provato a vivere, io ho vissuto 10 anni a Roma e a un certo punto poi sono ritornate anche in seno alla Sicilia come scelta. Ho un enorme rispetto per le parole e, e poi ho cominciato subito. Io credo che appena ho cominciato proprio a 6 anni ho cominciato a scrivere le prime poesie, le ho messe in mano a mia madre, probabilmente per attrarre la sua attenzione. Dico sempre che scrivo perché non so ballare, non so neanche cantare e quindi alla fine ho deciso di scrivere perché mi volevo esprimere e perché mi volevo sentire fondamentalmente io meno sola e volevo che gli altri si sentissero meno soli. Un racconto funziona quando un lettore ti dice io mi ci sono ritrovata, anche quella frase me la diceva mio padre oppure me l'ha detto una mia amica. Mi piace fermare questi momenti, mi piace che la gente si senta meno sola e grazie a quello che scrivo. Ho scritto un po' di tutto perché anche molti libri li ho scritti anche, cioè mi è stato richiesto, ho avuto un contratto, hanno ritenuto opportuno che fossi io a parlarne. Ho scritto anche molti saggi sui diritti civili, sulle tematiche legate al femminismo. Scrivere è un allenamento al coraggio, tu devi avere il coraggio di dire come stanno veramente le cose, tu devi avere quel coraggio non solo per riuscire a descrivere qualcosa, ma per riuscire a descrivere quello che provi tu, che non sono sempre dei sentimenti edificanti, sono a volte anche reazioni scomposte, davanti ai lutti, davanti alle difficoltà e credo che questo sia importante da dire. Io racconto questo, è là il coraggio, cioè di raccontare il fatto che sei un essere umano come tutti gli altri. Cioè io non voglio scrivere per dire io sono meglio degli altri, che è una cosa che io a volte noto, a volte mi capita che incontro uno scrittore e sento che c'è questa, cioè lui mi vuole indottrinare o mi vuole insegnare qualcosa, invece mi piace l'autore che sparisce, quello qui che sogno di fare io è questo di sparire totalmente da quello che sto scrivendo, di diventare solamente una sensazione, è una sensazione condivisa, condivisibile.